Nel 1949 Pollock sostenne, durante una conversazione con Rosenberg, la supremazia dell'atto pittorico, visto come sorgente di magia. Fu coniato proprio dal critico il termine action painting, pittura d'azione. Essa è caratterizzata da colori accesi e dissonanti, posti su vastissime superfici, suscitando l'impressione di un'azione violenta. È detta anche pittura gestuale. Questa tecnica è chiamata dripping, letteralmente sgocciolamento. La tela è quindi posta a terra e lavorata da tutti e quattro i lati. L'arte è dunque intesa come una pura gioia di fare, con l'interazione diretta con la materia, non è un'arte a caso. Si ottiene uno spazio formalmente omogeneo, privo di confini e gerarchie. Il pittore entra nella tela camminando su di essa, dipinge come in trance per raggiungere l'automatismo puro. L'ambizione estetica di Pollock è la sintesi metafisica tra gli opposti, tra ordine e caos, tra ragione e sentimento. Jackson Pollock è nato il 28 gennaio 1912, 100 anni fa, e in questa puntata intendiamo ricordarlo. Egli è stato il maggiore rappresentante dell'action painting, il contributo americano all'informale. È stato anche il più grande rappresentante dell'espressionismo astratto. I suoi quadri emanano una selvaggia energia. Lui stesso dice: dipingere è un modo di essere. Egli trascorre la sua infanzia in Arizona e California e nasce da una famiglia contadina numerosa di origine scozzese e irlandese. Già a 15 anni è dedito all'alcol e è molto irrequieto, tanto che quando frequenta anche l'high school di Riverside e di Los Angeles ne viene espulso. Durante la Grande Depressione Pollock vive a New York, vive comunque alla giornata e con grandi privazioni. A New York conosce l'opera di Picasso e il surrealismo grazie a una mostra che si tenne proprio nel 1936, che permise a Pollock di ampliare il suo orizzonte di conoscenze. Lui aveva grandemente studiato comunque anche l'arte del Rinascimento e manierista, soprattutto con attenzione a Michelangelo e Tintoretto. Dal 1939 al 1943 si sottopone a una teoria analitica per esaurimento nervoso e problemi di alcolismo. È qui che conosce le teorie di Jung. Egli riflette intorno al concetto di archetipo e modelli inconsci presenti nella psiche dell'uomo, che sono sedimentati in un inconscio collettivo, presente in tutti i popoli e che lasciano tracce nei miti, nelle favole, nei sogni. È una sorta di memoria dell'umanità che per Jung sono la chiave di accesso all'inconscio. Nel 1940 conosce Lee Krasner, che sposerà. Vive una vita modesta ma lontana dall'alcol. Sarà comunque l'anno 1943 uno dei più importanti della sua vita, tanto che conoscerà Peggy Guggenheim, che l'anno successivo, nel 1944, gli consentirà di fare la prima mostra che lo porterà al successo e alla celebrità. Tra il 1946 e il 1947 è il periodo più creativo e proprio dal 1947 sarà l'anno che sperimenterà per primo la tecnica dello sgocciolamento, il dripping. Comunque, analizzando un'opera del 1942, figura stenografica, possiamo rilevare influssi proprio di Picasso. In figura stenografica del 1942 si riscontrano brandelli di corpi e presenze totemiche, oltre alla scrittura rapida surrealista, che si associa ad un impianto dell'immagine di derivazione cubista. La dedizione all'alcol non verrà mai meno e Pollock l'11 agosto del 1956, a soli 44 anni, perderà la vita, ubriaco al volante della sua auto. Oggi appunto lo ricordiamo ai suoi 100 anni dalla nascita, un artista grandissimo che noi ci ha ubriacato di emozioni.